Eccoci, siamo qui per Michele. Ciao Monica. No, 5, 4, 3, 2, 1. è tra gli ulivi, ha una coccinella appoggiata sulla spalla destra e ha una vanga in mano, come se dovesse dissodare il terreno. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è molto affaticato, no? È tutto sudato. Vedo anche delle farfalle che svolazzano intorno a lui e dice di sì, sorridendo. Nome del progetto di oggi di Michele. Allora mi viene carriola, nel senso che mi mostra che sta caricando su questa carriola tutta una serie di cose anche un po' strane, nel senso che ci sono delle figure geometriche colorate sopra qui, sopra la carriola, poi ci sono vari spiriti elementali, alcuni un pochino più definiti, dalla forma proprio di elfi, di fatine, così, altri invece un po' più acquosi, diciamo, più gelatinosi. E poi una specie di sfera luminosa, come se fosse la sua energia. Poi ci sono anche dei mattoni. E con questa carriola è come se non sapesse esattamente in quale direzione andare. Nome della PS. Fiammifero, Nome della PE. cielo. Vibrazione. Mm, 34 miliardi, Consapevolezza. 189, 191, Anima. 47, Vite. 1650, Cervello. circa 10, Suscettibilità ipnotica. 57, 3D. 31, Vivacità animica. 100. Allora, Michele, i valori sono ottimi. 34 di vibrazione dopo 2 anni, quasi forse non l'ho mai visto, oltre ad essere una vibrazione ottima. Ehm, 80 è meglio, ma 34 è tanta roba. Vibrazione di Michele, prima di sapere che la sua azienda qualche mese fa chiudesse. Mi viene 10, 12. Ok, entità eteriche. Mm. Allora, c'è un serpente abbastanza piccolo di dimensioni che crea un po' di confusione e di dubbi. Poi c'è tipo un capidoglio del secondo universo e vorrebbe ingoiarlo in modo da poterlo isolare dal resto. E poi c'è tipo un uomo del tempo che sta creando delle trappole che sembrano le trappole per topi e sono ovviamente destinate a Michele, affinché lui rimanga in una di queste trappole e non possa raggiungere le altre linee temporali. Poi, poi, Non basta. mentali. Scusa, serpente, capodoglio, uomo del tempo. Sì.
Eh, Ehm, mentali c'è, mm, allora c'è, chiamiamola pioggia di sangue. È come se questa entità mentale provasse a mettergli in testa che i cambiamenti non possono avvenire in maniera indolore, ma in qualche aspetto della vita per forza richiedono una sofferenza, una perdita, un forte disagio. Mm, e questa entità mentale lavora, in collaborazione, con, l'entità eterica, serpente, ma a livello, insomma, direi che è intorno al 2. Mm. Poi, magari in alcuni momenti in cui ci sono un po' più di contrasti, 3. mm, Poi l'altra, sepolto mi viene. È come se questa entità mentale, che lavora in collaborazione con il Capitolio, avesse proprio l'intenzione, di mantenerlo sepolto in due sensi. Uno nel senso di nascosto, cioè disconnesso dagli altri, e l'altro nel senso di giù, sotto, magari anche un po' sottotono. Questo è l'intento di questa entità mentale, che è di livello, diciamo 2, sì, anche lei a volte 3, però prevalentemente 2. Altre non ne vedo. basta. Beh, due, due. Ecco, mentre dicevo due, Mm, causa esoterica. due, perché mi dà la coppia. Sì, infatti uno dei suoi impianti riguarda proprio il discorso coppia. Vediamo gli impianti. Mm. Perché a proposito di questo, c'è come una specie di bacinella all'altezza dei genitali ed è come se proprio volesse raccogliere qui la sua, principalmente energia sessuale, però in realtà è come se mi facesse vedere una sorta di colata che parte dal cuore, passa attraverso il centro del busto, attraverso i genitali e poi finisce all'interno di questa bacinella. E quindi è quella, anche questo impianto che va ulteriormente ad intralciare la sua possibilità, no, di realizzazione all'interno della coppia, cosa che invece lui vorrebbe. E l'altro impianto che vedo, diciamo che sì, è un impianto mentale ed è una specie di visiera di plexiglass un po' graffiata, in modo che lui, proprio per il fatto che è rovinata, non riesca a vedere in maniera del tutto chiara. E quindi ovviamente ha, ritornando a quello che abbiamo detto prima, confusione, no? Non sa esattamente la direzione da intraprendere. Altro non c'è. Va bene. Chiamiamo il padre disincarnato di Michele. Non so, sta suonando il violino e porta un fiore giallo che assomiglia un po' al fiore della vaniglia. È come se, non so, vuole proporre a Michele quasi qualcosa di lontano che lui non ha mai considerato, no? Pensando alla vaniglia del Madagascar. E mi fa vedere tipo un cavalluccio ad ondolo. Sono passati 10 anni. Dov'è lui? Allora, non credo che sia lì stabilmente, però mi fa vedere una tomba in un cimitero. Non so se lui ci teneva a questa cosa o se ci sono altre persone anche lì, però è uno dei luoghi che lui mi mostra. Probabilmente è stato per un po'.
Poi un corso d'acqua mi mostra ehm, eh, non so perché il concetto dell'elettricità, della, sì, della corrente. Mhm. Che messaggio vuole lasciare al figlio? Ci sono shock che vanno superati. A volte li puoi fare con lo puoi superare con uno schiocco di dita. Ci sono animi, eh, che non hanno parole, ma hanno cuore. Mi fa vedere un gatto, Un gatto. sì, con gli occhi gialli, scuro con gli occhi gialli. Mhm. Chiamiamoli intanto tutti i gatti che non ha più, Michele. Ah, c'è uno col papillon, tipo. Ne avevi uno con la macchietta qui, che sembrava un papillon, ma dai. Ah, delle lucertole. Questi gatti giocavano con le lucertole. Mm. Mm. Siamo una grande famiglia, dice il papà di Michele. Anche se sei di lì, tu ne fai parte. So perché parla di una sorella, e tra l'altro non riesco a capire se è la sorella del papà di Michele o una sorella di Michele che magari non è nata. No, papà di Michele. Sorella di Ah, papà ok, di Michele. Sì, sì. ok, ok. C'è anche la sorella, quindi. C'è un sacco di gente e animali. Sì, Vuol dire che di là sono tutti contenti? anche dei lupi. Ale, Tra di noi non ci temiamo, ci rispettiamo. Sappiamo come comportarci gli uni con gli altri. Non ci pestiamo i piedi, non ci aggrediamo. E mio figlio tutti questi valori li ha, anche se è lì giù. Allora mi fa vedere come se gli volesse dare una specie di coppa d'oro che sembra essere un premio. E dice, questo premio non ti è mai stato riconosciuto da nessuno, ma noi da qua riconosciamo che te lo meriti. Prendilo e vedo che Michele fa un po' fatica perché in effetti è una coppa piuttosto pesante di oro massiccio. Un premio alla tua virtù, alla tua gentilezza d'animo, un premio alle tue lacrime d'oro, al tuo cuore di bronzo e di marzapane. E vedo che Michele ha proprio la necessità di restituire qualcosa, no? E vedo proprio che gli prepara come una specie di piatto, forse tipo uno svuotatasche in ceramica, bianco e blu. ma è una coppa? Dimmi sì, dimmi, dimmi. Sì, perché sembra una coppa in effetti, però è come uno svuotatasche, alla fine sì, la forma è quella. Mm.
Aspetta che mi esca. Ah, scusa. Non lo so. No, 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 figurati. Non Pensa che so. c'è un mio collega che urla alle medium. Vai qua, vai là, fai questo, 10 flessioni, chiudi la finestra. Io cerco sempre di non intervenire quando stai vedendo questo filo. Vai, torniamo indietro, rewind. Aspetta, che vediamo un po' com'è il papà di Michele. Mm. Poi di nuovo gli offre un ananas, come se volesse spingerlo in un certo senso a cambiare un po' aria, forse a fargli fare un viaggio. Eh, ah, non da solo, però, come se ci fosse qualche cugino. Ah, non so, non percepisco altro adesso. Messaggio finale. Ehm, Noi da qui vediamo la tua luce e la tua unicità ci piace. I nostri applausi scrosciano su di te, come una pioggia che ti ripulisce. Mm. Se mi facesse vedere Michele che ha in braccio il suo gatto, E Willy? sì, Mhm. Quello con dei problemi? Ah. sì, dal tuo cuore c'è la cura. Come se fosse un collegamento a tre tra il papà, Willy e Michele. Un'affinità anche tra Willy e il papà. Mm, 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 mm. E il padre mi dice, e va bene così. Non so a cosa si riferisca. Mm. Lo salutiamo. Sì. Rimandiamo tutti nel portale Aure. Dà un bacio a Michele qua, all'attaccatura dei capelli. Va bene, Monica, causa esoterica del numero 23 che l'altra volta nella prima sessione abbiamo visto relativamente al lavoro. Si pensava fosse il 2023, invece dopo 23 anni finalmente Michele, con anche un sospiro di sollievo, si libera di un lavoro che lo aveva allontanato dal vero se stesso. Si sente come quando era giovane, ma si sente anche a un bivio perché non più giovanissimo, ora vuole rimettersi sul mondo, riaffacciarsi nel mondo dello spettacolo, del lavoro. Beh, magari dello spettacolo, che ne sai. Me li fa vedere separati questi due numeri, come se mi facesse vedere il 2 che si riferisce alla coppia e il 3, tutti questi tre citati anche in riferimento al suo gatto, no? Il numero 3 si ripete in riferimento al gatto, no? I Mhm. 3 anni, i soldi Tre spesi, operazioni, 3 mesi, 3.000 euro per esatto, guarirlo, sì, curarlo. sì. Mi fa vedere come se fossero proprio questi due numeri chiave per lui, no? E poi li ha messi insieme ed è diventato il 23. E quindi il numero di anni che lui ha trascorso, diciamo, in semiprigionia. Ehm, io
quello che vedo e i gatti intanto lo guardano è lui che soprattutto lavora con le mani. Ma adesso proprio è anche la sessione in cui parliamo dei materiali, forse proprio grazie a Michele, no? Perché sì, è vero, lavora la ceramica, però vedo anche come attitudine la possibilità di lavorare il ferro, lavorare il rame e anche tipo di creare dei corsi per insegnare questo. Ehm, Questo avrebbe diversi tipi di riconoscimenti, anche per creare uno stile particolare, un'impronta sua. Mm, C'è una rielaborazione dei massaggi, come se lui avesse imparato a farli in un modo, no? Però poi va ad introdurre delle sue personalizzazioni che riguardano molto la connessione con la natura. E sarà un qualcosa che può incuriosire molto le persone, che spesso sono anche alla ricerca di esperienze diverse. Quindi c'è questa questione così delle forme, no? Le forme che lui crea, manipolando proprio la materia, però allo stesso tempo sono anche forme, come si chiama, digitali. Cioè come se lui già adesso potesse mettere in piedi contemporaneamente tutte le cose, senza per forza scegliere una cosa. Sempre con molta gioia, con molto sorriso, con molta ispirazione dalla natura, ricevendo proprio dei suggerimenti dalle creature fisiche, animali, ma anche da quelle eteriche. Specialmente lo vedo così appoggiato con la schiena al tronco di un ulivo che fa domande e riceve risposte. Da questo ulivo che sembra un po' essere quasi una capanna nella mia visione. Quindi a settembre sa cosa fare. Sì, ottobre, settembre-ottobre. Ok, rapporto intensificato con la madre da 10 anni, da quando è mancato papà. Però mi viene una mamma comunque equilibrata. Un pochino sì, si è appigliata a lui, però tutto sommato, eh, che anche lei sta facendo un suo percorso a modo suo. È un percorso magari meno accelerato, ma è un buon percorso. È quello giusto per lei. Non vedo cosa così degno di nota, intralciante. Il più è mm, ehm, questo verrà col tempo, non ora. Scegliere forse un luogo abitativo proprio differente. Va bene, nel cinema la chiamiamo la mamma, insieme ai gatti. Ah, ecco. Sì, perché non capivo. Era venuta con un grembiule, ma allo stesso tempo con un flauto. E vedo che è come se suonasse il flauto per avere dietro di sé i gatti, no? Mhm. Viene Willy, ci sono i tre gatti. Sì, sì, ma anche altri gatti, forse del vicinato, che ne so, ce ne sono Mhm. di più. L'amica, che non è la ex,
l'amica, due amici e con la cosiddetta ex famosa, di quando erano giovani o bambini, 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 fidanzatina. Insomma, viene sotto forma tipo di raperonzolo lei, no? Questi capelli molto lunghi. Mm, proprio come se mi presentasse ancora un po', sai, il mondo dell'infanzia, no? Con Mhm. le favole. C'è una parte di lei che è rimasta così, essendo che la parte successiva l'ha molto ferita, lei mostra questa parte invece più bella, più sana, anche se in realtà lei non sa, ma può guarire tranquillamente anche dal trauma che ha subito. Però in questo momento lei non lo sa. Mettiamo qui sul piatto quel patto che hanno fatto da bambini. Quasi con il mignolo, Mm. no? Così. Staremo insieme per sempre, Io e te, giusto? solo io e te, nessuno mai ci dividerà. Ok. La vita sentimentale di lei è stata un disastro, la vita sentimentale di Michele molto scarsa. Mm. E di fatto hanno perfettamente rispettato il patto, perché non ci sono stati veri intrusi in questo rapporto, Mhm. nel bene, nel male, comunque il loro patto è stato Simbolico e rispettato. virtuale, perché non c'è stato nessun tipo di rapporto, no? Il patto è nel cluster di Michele? Eh, si chiama amicizia con contorno, sì, e quindi è lì nel cluster. Però, aspetta, perché questa donna ormai, non so perché non vuole mollare questa cosa. Mm, allora, io penso che lei è come se si volesse adesso rifugiare in questa fase della vita in cui è stata molto meno ferita, in cui si sente più protetta. Allora è come se non volesse che nessuna di queste cose fosse toccata, nessuna delle cose che appartengono a questa fase, luminosa della sua vita. Mm, Però comunque Michele può scegliere. mm, 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 mm. Infatti, Se lei non vuole, ok, ci mancherebbe. È solo che ecco, sai che cosa? Che Michele è uno anche molto delicato, che non vorrebbe mai ferire nessuno. Allora adesso possiamo fargli capire che in verità facendo questo fa anche del bene a lei, in primis a se stesso. poi del bene, del male, lui ha un'esperienza, può intervenire solo in essa, su di essa. Non è che se la sua amica dell'infanzia ha deciso un determinato percorso, lui deve modificare il proprio in virtù di quello di lei. È una contraddizione. Se lui può lavorare solo sul suo, può lavorare solo sul suo. Prende uno dei suoi strumenti, da, diciamo, giardiniere, no? Mm. Vabbè, forse non è proprio da giardiniere, ma più da boscaiolo, un'accetta. E vedo che spezza questa corda che costituiva il legame, il collegamento. Nel momento in cui dà questo colpo di accetta, vedo che rimane ancora un filo sottile che stava all'interno della corda e quello sceglie di tagliarlo con una forbice. E adesso Michele si ritrova con metà della corda e la sua amica d'infanzia con l'altra metà. Ok, Michele la butta. Mette al centro
tra queste due corde spezzate una rosa bianca con delle venature rosa e sceglie di seppellire questa metà corda sotto un albero che è trasformatore, ai piedi delle radici di quest'albero. Mm. E questa è un'immagine che vedevo prima di qualcuno che sotterrava vicino a un albero qualcosa. Ecco. Ma questa da bambini che aveva, viene nel cinema? Ha una tristezza molto dolce, viene, sì, quella sottile disperazione, però anche dignitosa, diciamo. E vede quello che ha fatto Michele? Commenta dicendo che era inevitabile. Avrei preferito non lo facessi, ma era inevitabile. Ma come? È fonte di vantaggio per entrambi. Mm. Certo, lei lo può comprendere, ancora non la fa. Ok, causa esoterica dell'arrivo di Willy nella vita di Michele. Lui dice, eh, sono l'intruso misterioso, tutto da decifrare per iniziare una nuova vita fantastica. Scoprimi guardandomi negli occhi, osservando la mia coda, le mie unghie. Ascolta le mie fusa, eh, e ti porto verso altri lidi. Sembra un po' un gatto magico. Bisogni urgenti dell'anima di Michele. Allora mi vengono le parole freschezza e delicatezza, perché mi mostra tipo una camelia, sembra, no? Con tutte le goccioline di rugiada. Quindi certamente lui ha anche bisogno, no, del rapportarsi con una donna in questo momento, proprio anche con la sua gentilezza d'animo. Però l'anima mi sta anche dicendo che in verità lui è allineato con i principi divini, e lo è sempre di più, che lui sta vivendo secondo verità, semplicità e amore e lo farà sempre di più. Non avverto disconnessione tra Michele e E l'anima. Fiammifero. Mm. O una fase di stallo, o una fase di confusione, o una fase di dispersione, non si sente perso, non lo vedi perso, lo vedi in perfetto equilibrio e cammino. Sì, anche vedo questo, l'anima intesa come fiammifero che divampa, diventa sempre più forte la fiamma di questo fiammifero. E lui che con il suo sguardo riesce a resistere. Di solito è difficile guardare fisso il fuoco, ma io invece vedo che lui proprio riesce a guardarlo in maniera chiara.
perché ha già tolto quell'impianto che abbiamo visto, visiera tutta graffiata. Ed esiste un fiammifero che possa accompagnare lui fiammifero? Allora, me ne dà più di uno. Una è una ragazza non italiana e la vedo anche proprio con dei tratti, eh, non so, esotici, nel senso una carnagione un po' olivastra, capelli molto scuri, così. Poi un'altra mi dà come una freccia in giù, quindi in Italia ma più in basso, forse nella punta mm, dell'Italia. No. Ah, poi diverse, cioè mi fa vedere diverse frecce, però è come se in questo momento queste frecce mi portano all'estremità dell'Italia. Quindi c'è una freccia che mi porta all'estremità ovest, l'altra freccia all'estremità est dell'Italia. Io ora i fiammiferi alla fine devono essere due. Sì, Sia quel che sia, quello se lo sceglie Michele, si accende il secondo fiammifero. Come? respirando, viaggiando. Insomma, mi viene con insistenza questa cosa che lui può fare un viaggio adesso in cui è come se respirerà proprio un'aria nuova, un nuovo se stesso. E quindi anche da un punto di vista sentimentale riuscirà a trasformare la propria disponibilità. Molto molto bene. Beh, Michele, è la sessione ideale. Cosa vuole fare Michele? Mi aspetto un colpo unico. È vero, ha preso una canna da pesca e prima ha gettato l'amo verso il cluster, andando a pescare praticamente una specie di lattina, diciamo, era quello il suo cluster, arrugginita. E poi, intanto l'ha lanciata la lattina dentro il portale definitivo e con la stessa canna da pesca è andato a prendere con l'amo tipo il gomito, sì, il gomito, l'avambraccio dell'avatar e ha portato anche questo dentro un portale definitivo, che è in terra, come se fosse un lago, invece lì c'è il portale definitivo. E ha messo come ad eternum dei pesci portafortuna, che sembrano quasi ritagliati, sai, tipo un collage, un decoupage così. E, ce n'è uno rosso, uno blu, e li sta facendo muovere, e sono molto carini e molto allegri. Questo è il suo ad eternum, la sua creazione personale. Mm. Cariola esiste ancora? Allora sì, l'ha ulteriormente riempita questa carriola, ma vedo che va con passo deciso e anche allegro verso una direzione, che è quella del sole. Fiammifero e cielo esistono ancora con questo nome? Beh, E il serpente, il capodoglio e l'uomo del tempo esistono ancora? no, Pioggia di sangue e sepolto, entità mentali, esistono ancora? oh no, no. Vibrazione, molto curioso. Mm, Viene 339. Eh, qual è il numero? Poi? Consapevolezza. È un team.
207. Però con la scala di Monica superare il 200 non è comune. La scala di Elena è un po' più abbondante, quindi sono simili, ma ognuna ha la sua, no? Ma Monica 200 me lo dice molto raramente, molto molto raramente. 189, 190, 195, ma 200. PS, anima, Mm. Tra i 49 e i 51. vite, 1588. cervello, 10,8. suscettibilità ipnotica. Mm, Varia tra i 65 e i 70. Farebbe bene a Michele farsi un viaggio No, in in tutti i ipnosi, sensi. in Sì, tutti i sensi, sì, perché ne ha sì, tutte le capacità. sì, sì. 3D, già molto bassa, 31. 25. Va bene. Michele e il suo messaggio finale, che se lo dà con in braccio Willy. Ma è nero Willy? A me viene nero, sì, poi. Tigrato? Tigrato? Ok. Anche a me veniva nero, non so perché. Nero tigrato con delle cose nere. Vabbè, in braccio Willy, vai di messaggio finale di Mm. Michele. Di cosa mi viene? Singolare, plurale, felice, felici. Basta. Sì. Descrivimelo, come lo vedi? Come se avesse davanti tanti giochi, cioè tipo c'è il cubo di Kubrick, poi ce n'è un altro con delle corde, no? E lui è, il cubo di Kubrick è già risolto, quindi tutte le fasce sono state completate. E lui ha proprio questa certezza e in maniera divertente riuscirà a risolvere tutti questi giochi. Come vestito? Adesso ha dei jeans tagliati appena sopra il ginocchio, quindi un po' sfilacciati, semplice con la maglietta perché lui deve andare fuori adesso. Qualcosa da aggiungere? Mm. Sono semplicemente il mondo intero. Va bene.